ecco che torna un pezzo del motorino di Luca senza Luca. Ditta demolizioni. Prima fattura, primo turno, solo i migliori. Lui fa il coglione ma l'ha già lanciata. Io anch'io, sì. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo... Perché deve esserci sempre un deficiente di turno qua? La stupidità, come vedete, regna sovrana. Siamo carichi qui direttamente dal circuito di Modena per i trofei malossi. Naruto, vieni qua per favore. Questo video inizia adesso, ma in verità non inizia adesso, perché abbiamo già fatto un sacco di cose. Cioè io non ho fatto niente col Ducati, mi sono piegato, vabbè. Primo turno e il secondo turno, due giri ai side della Madonna. Parliamo di robe serie. Ti hanno visto l'anno scorso nell'Academy, ti hanno visto nel video del 125 e ti vedranno anche qui. A un certo punto diranno anche due coglioni, no? Hai vinto l'Academy l'anno scorso, quindi quest'anno Malossi ti ha permesso di fare una stagione intera nella Formula 1 dei motorini, diciamo. 38 cavalli, 37 cavalli. Difatti siamo più per terra che in piedi. Rischiamo insieme, moriamo insieme. Per questo weekend sarò con il team Mannino Racing, che è un'istituzione e va veramente forte, ragazzi. Vi dico che questi mezzi vanno attorno ai 170 all'ora a Vallelunga nei pistoni, sbaglio? 172 mi dicono da dietro, quindi perfetto. Come vedete l'ho reso più aerodinamico. Va a cagare, va. Si è meritato subito l'effigie di Ditta Demolizioni approved. Quindi adesso si parte con le ultime prove libere, poi qualifiche. Ragazzi, chi la spunterà tra il Miki e il buon Salvadori? Io metto le mani avanti, lui è avvantaggiato. Di Hai cosa? già fatto una gara. Ma Vallelunga non c'entra niente. Io stamattina sono arrivato distrutto, eccetera. Tu stavi già girando, hai già girato. Mi prendevi per il culo perché mi davi 3 secondi. Poi abbiamo capito i nostri problemi. Hai provato a metterti dietro, ti ho distaccato. E quindi, caro mio, è inutile che cerchi scuse. Vai, cammina. Tu sei avvantaggiato. Inizio a rompermi il cazzo. Oh, qua è. È giusto che il team manager inizi ad odiarmi adesso. Chi è quello che ha preso gli schiaffi? Io ho un problema nella testa. Non sto in Non stai piedi. in piedi. Io ho il problema che sto in piedi, ma non mi esce il tempo. In gara si può dire chi va piano passate va lontano alla Bravo, fine. Quindi forse la scelta vincente è la tua. Non si sa. Comunque la qualifica è tra pochissimo. E lì carta canta, signore, non stiamo più a scherzare. Ma tanto mi hai già umiliato. No, è inutile che metti le mani avanti in modo che dici. Mi hai già umiliato. Comunque, ho fatto un bel giro. Il problema è che sul rettilineo, dato che sono un facocero, come vedete, mi passano e non riesco a passare. E invece in curva sono lì che dico dai, accelera un po' e non riesco a passare però. Poi il problema è che le gare sono 8 giri. Cioè io finché erano 5 giri forse riuscivo a stare sopra il motorino. Al sesto e 8 è possibile, sì. La nuova Nimbus 2000. 3000. Per me è ancora in circolazione. No, per me è morto. No, per me è un mago. I miei avversari. No, faccio così, esco.
risolto un po' i problemi di velocità sul rettilineo, perché sennò è un disastro. Il nuovo stile vince sulle moto di nuova generazione elettronica. Qui nel due tempi vince l'ignoranza, esatto. Chi apre prima vince. No, non è così, perché chi apre prima fa i side nel mio caso, ma va bene. Finite le qualifiche, pronti per la gara. Qui c'è Maurizio. Raccontami quello che andremo a fare per permettere a una persona come me di 80.000 kg per essere competitivo nella gara che avremo fra poco. Adesso cambiamo la gomma di dietro, dobbiamo un pochettino alzare il getto per scendere la temperatura dei gas di scarico. Dopodiché mi sembra che deve dare solo gas. Quindi solo gas, basta dite demolizioni, perché ieri ti ho fatto lavorare un po' troppo. Non dire niente, non dire niente. Basta. E io non ho più il sedere, quindi gara 1 e gara 2 fra pochissimo. In diretta da Modena. Buona giornata, buona Domenica delle Palme. Oggi è un grande giorno per la 35esima edizione dei Trofei Malossi. A Luca, ti faccio un culo così. Questo weekend di culate ne ho già prese abbastanza, quindi cerchiamo di star dietro al gruppetto lì davanti, attaccarci con la scia, che secondo me mi aiuterà tantissimo. E anche se sembra difficile, vediamo di non fatturare. Questi dunque i protagonisti di una finale 1 di Trofeo Nazionale Scooter Velocità. Mamma mia, che sportellata che si sono dati Michele e l'altro ragazzo. Sicuramente la battaglia sarà accesa perché Consoli non sopporta di avere qualcuno davanti. È vero pure che Ignacio è un pilota dall'atteggiamento che è molto molto tranquillo. Dai, ho aperto bene fuori dall'ultima curva, adesso scia e vediamo di farci vedere in fondo al dritto. No, mi sa che la scia non basta. Prossimo giro mettiamo giù i piedi. Meno male che lì davanti si stanno dando un po' fastidio, quindi io riesco a stare lì attaccato e soprattutto la mia sfida è con Michele, che per adesso è lì indietro, quindi molto bene. Comunque è impressionante, tutto il weekend che sul davanti ho un feeling pazzesco, stacco fortissimo, arrivo sotto ai miei avversari e poi sul posteriore, quando meno me lo aspetto, parte che non me ne accorgo proprio. Per adesso sembra andare tutto bene. Facciamo le dita. Sentivo, mi sono distratto e sia. Esatto,
quello che avevo appena detto si è avverato. Non riesco a sentire quando il motorino sta partendo. Appena entra in coppia, pum. Ma neanche in coppia, cioè proprio appena appoggi il gas mi parte dietro. Ragazzi, in tutta la mia carriera non mi era mai successo, mai, anche se sono un bravo fatturatore, di stenderla 4 volte in 5 turni. E manca una gara. Vediamo appunto di sistemarci e mettere qualche cerotto sul sedere che non ce la fa più e di riprovarci in gara 2. Si è bloccata la ruota. Bloccata? Ero istaccata, ho fatto uguale, ho proprio fatto pum! Come una catapulta! Abbiamo il replay. Eccolo qua, Ai ai ai, eccolo beh, qua. sì, vedete la caduta decisamente. Mi ha volato proprio lo scooter. Front flip. Non è bello. Si è atterrato di schiena così. Cioè questa qua non c'è un cazzo, guarda. Io faccio così troppo forte, scoppia l'airbag anche quello. È già esploso. Comunque c'è ancora gara 2. C'è ancora gara 2. Ho visto che eri un po' distante, ho detto bella. Ma no, andavo talmente bene che stavo arrivando a prendere. Ok. Quando tu sei caduto, dopo mi vicino sempre di più. Ok, quelli là. Sì. Ah, ok. Ho detto dai che bomba, adesso vado. E sono steso. Ho detto cazzo mi romperà il cazzo perché è arrivato e si è steso anche lui. Pari patta signori, si va a gara 2. Questa gara riuscirai a stare sopra, davanti, dietro. L'importante per me è non cadere. Tu cosa ne pensi? Io penso che invece bisogna sempre essere full gas. No, prima diciamo che la Eli mi ha portato parecchio fortuna, devo dire. Quindi adesso abbiamo fatto cambio di inviato. Vedremo se subirò la stessa sorte. A sto giro ci riproverò come sempre, quindi incrociate le dita per me. No, cavoli, sento questo rumorino di qualcosa che striscia nella zona del variatore. Di sicuro c'è qualcosa che non va perché il motorino appunto rispetto agli altri va tanto più lento. In ogni caso prova a partire perché tanto altrimenti sarebbe comunque buttata la gara e vediamo. Perché voglio proprio mettermi insieme agli altri e vedere la differenza. No, non ci siamo. Mi sa che le sensazioni che dicevo prima erano corrette. Torniamo in box e vediamo cosa c'è che non va. Maurizio, che non diventi un bis! Peccato, piccolo problema tecnico, ci sta, normale, soprattutto col fatto che in sto weekend qualche volta l'ho stesa come vi ho detto. Però adesso voglio riprovare a entrare almeno a fare qualche giro, a vedere se è tutto ok di nuovo e finirmi la mia garetta per prendere un po' più di feeling perché appunto questo weekend, mannaggia. Comunque troppo divertente, cioè questi zippetti sono dei piccoli mostri. Immaginate 35 cavalli su un posteriore largo così, veramente sport estremo. E posso dirvi che mi inquieta quasi di più del Bombardoni V4S. Ma vabbè, a parte gli scherzi, è proprio un altro sport. Cioè bisogna resettare tutto quello che si conosce e capire che non è una moto e cambiare il proprio stile di guida per questo tipo di mezzo. Questa non la diciamo a nessuno. Rifarò un'altra gara, questa volta con i 70 a Vallelunga a fine stagione. Speriamo di non fatturare così perché il mio sedere non ce la fa più e anche quel povero motorino che mi ha accompagnato questo weekend non ce la fa più. Non capisco se sono troppo pesante, quindi con queste ripartenze non lo so. So solo che su 6 turni sono caduto 5 volte
e non va bene. Avevo fatto anche il mio best perché avevo girato 1.18.4 in gara 1, però non si può cadere così tanto. Ringrazio Malossi come al solito per la stupenda ospitalità, mi sono divertito tantissimo e invece ci vediamo molto prima per le gare di salita col mezzo incredibile che stiamo costruendo sempre insieme a Malossi.